Vediamo insieme questo nuovo punto di lavorazione, ovvero il punto trapezi. Guardate, è molto carino e anche facile da eseguire. Si sviluppa su un numero multiplo di 8 più 1 e dopo aver avviato le catenelle e la primissima riga, per tutte le righe successive non si fa altro che ripetere la seconda e la terza riga. Io ho fatto questo campioncino con un misto lana e uncinetto numero 5, però vorrei provare insieme a voi una lavorazione con un materiale diverso, ovvero un cordoncino per borsa un po' sottile e uncinetto 3,5. Vediamo un po' cosa ne esce fuori, anche perché con questo materiale, quindi con della lana, con del cotone, si possono realizzare tanti capi di abbigliamento, delle stole, dei maglioncini, mentre con dei cordoncini possiamo realizzare delle borse, delle pochette un po' più sofisticate. Vediamo un po'. Intanto avvio lo stesso numero di punti che ho avviato per il campioncino precedente, ovvero 24 più 1, perché il multiplo è 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e quindi qui ho il numero multiplo di 8 più 1, quindi 25. Adesso dobbiamo aggiungere una catenella più un mezzo punto alto. Come lo facciamo? Aggiungendo 3 catenelle, quindi 1 e 2 più una terza catenella. Ora, a partire dalla sesta andiamo a lavorare un punto basso. Basta contare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Proprio qui andiamo a lavorare il primo punto basso. Fatto questo facciamo 1, 2, 3 catenelle, saltiamo 3 catenelle al di sotto e nella quarta catenella lavoriamo un punto basso. Ripetiamo gli archetti, 3 catenelle, saltiamo 3 catenelle di base e nella quarta lavoriamo un punto basso. E di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle le saltiamo e nella quarta facciamo un punto basso. Ripetiamo fino alla fine. Ultimo archetto, diciamo, 1, 2, 3 e nel quarto facciamo un punto basso. Ci rimarranno le ultime 2 catenelle, 1 e 2. La prima catenella viene sostituita da una catenella. Nell'ultima catenella andremo a lavorare un mezzo punto alto, per cui carico il cordoncino, prendo il cordoncino, 3 asole e chiudo tutto. Ho terminato la riga proprio come l'ho iniziata, perché qui ci ritroviamo 2 catenelle più una catenella di separazione. Fatta la prima riga, che non ripeteremo più, ci serve soltanto da base per poi andare a lavorare tutti i trapezi successivi, andiamo a lavorare la seconda riga, che si sviluppa esattamente in questo modo. Facciamo una catenella e giriamo il nostro lavoro. Nel primo mezzo punto alto andiamo a lavorare un punto basso. Dopodiché facciamo una catenella di separazione e andiamo a lavorare all'interno di tutti gli archetti che ci ritroviamo. Andremo a lavorare il trapezio, che è costituito da un punto alto nell'archetto delle 3 catenelle, una catenella di separazione, 3 punti alti sempre nello stesso archetto, quindi 1, 2, 3 e di nuovo una catenella di separazione e l'ultimo punto alto proprio nello stesso archetto. Una volta fatto questo modulo andremo a fare una
catenella di separazione proprio come abbiamo fatto all'inizio e un punto basso nell'archetto successivo. Procediamo con una catenella, trapezio nell'archetto successivo, quindi punto alto, catenella di separazione, 3 punti alti consecutivi nello stesso archetto e 1 e 2 e 3, catenella di separazione, ultimo punto alto nello stesso archetto. E quindi ripetiamo per l'ultima volta. Una catenella, un punto basso nell'archetto successivo e di nuovo una catenella e per l'ultima volta andiamo a lavorare il trapezio nell'ultimo archetto. Un punto alto, una catenella di separazione, 3 punti alti, 1, 2, 3, una catenella di separazione e l'ultimo punto alto. Benissimo. Come terminare la riga? Proprio allo stesso modo di come l'abbiamo iniziata, ovvero catenella e punto basso, per cui faremo una catenella di separazione e un punto basso nella seconda catenella. Quindi qui abbiamo il punto basso, qui abbiamo la prima catenella, andiamo direttamente nella seconda. Entriamo e facciamo un punto basso. E abbiamo terminato così la seconda riga. Questo è un po' l'effetto. Continuiamo per la terza riga. È molto importante sapere anche come lavorare la terza riga, perché insieme alla seconda la ripeteremo per tutte le righe successive. Ho fatto una catenella, ne facciamo 4, per cui 2, 3 e 4. Le prime 3 mi vanno a sostituire il primo punto alto, mentre la quarta catenella è quella di separazione. Giro il mio lavoro, salto la catenella successiva, salto il punto alto successivo e vado a lavorare un punto basso esattamente nella seconda catenella che ho al di sotto, prima dei 3 punti alti consecutivi. Poi faccio 3 catenelle, salto i 3 punti bassi consecutivi e vado a fare un punto basso proprio nella catenella che ho al di sotto. Per cui vado a ripetere tutti questi archetti. 3 catenelle, salto tutto quello che ho al di sotto e vado direttamente nella terza catenella. Qui ne ho una, punto basso, seconda catenella, punto alto, terza catenella, proprio qui, prima dei 3 punti alti. Un punto basso, quindi 1, 2, 3, salto 3 punti, un punto basso nella catenella successiva e poi di nuovo 1, 2, 3 punti, salto tutto e vado direttamente nella catenella dopo il punto alto del trapezio. 1, 2, 3. Come concludere la riga? Allo stesso modo anche qui di come l'abbiamo iniziata. Abbiamo fatto 4 catenelle, 3 più una di separazione, quindi faremo una catenella di separazione e un punto alto nel punto basso che abbiamo al di sotto. Chiudo le prime 2, chiudo le altre 2 e voilà, questo sarà il risultato. Però voglio fare almeno altre 2 righe per capire che resa ha il punto di lavorazione con il cordoncino, così posso decidere se andarci a realizzare una pochette, una clutch oppure una borsa un po' più sofisticata. Per andare avanti, come vi dicevo prima, basterà andare a ripetere la seconda e la terza riga. Faccio una catenella, giro il mio lavoro, nel punto alto che ho al di sotto vado a fare un punto basso, poi vi ricordate riga con i trapezi, catenella di separazione, vado a lavorare il primo archetto e faccio il primo trapezio,
per cui primo punto alto, catenella di separazione, 3 punti alti consecutivi nello stesso archetto, 1, 2, 3, catenella di separazione, ultimo punto alto nello stesso archetto e voilà, primo trapezio fatto. Poi catenella di separazione, punto basso nell'archetto successivo e di nuovo catenella, realizziamo il secondo trapezio. Magari adesso velocizzo anche un po'. Catenella, punto basso nell'archetto successivo, catenella di separazione, ultimo trapezio. E ovviamente termino la riga con una catenella e un punto basso nella seconda catenella, proprio qui. Per andare avanti basterà fare sempre 4 catenelle. Le prime 3 sostituiscono il primo punto alto e la quarta è la catenella di separazione. Giro il mio lavoro, salto la prima catenella di separazione, salto il primo punto alto e vado direttamente nello spazio di una catenella e faccio un punto basso. Quindi 3 catenelle, ripeto gli archetti e vado a lavorare il punto basso nella catenella subito dopo il gruppo di 3 punti alti. Quindi un punto basso. 1, 2, 3, un punto basso nella catenella subito dopo il punto alto, per cui salto tutto quello che ho al di sotto e procedo 1, 2, 3, 1, 2, 3 e vado nella catenella di separazione, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Termino la riga esattamente con una catenella e un punto alto nell'ultimo punto basso. Quindi catenella e poi ovviamente si ricomincia con la realizzazione degli archetti, quindi ripeto riga numero 2 e riga numero 3 da ripetere per tutte le righe successive, ovviamente lavorazione a pannello. Questo è l'effetto con un misto lana, lavorazione ovviamente traforata. Questo è l'effetto con un cordoncino per borse. Ovviamente immaginate il lungo pannello per la realizzazione di una clutch o di una borsa con del tessuto a contrasto al di sotto. Non so, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se vi piace questo punto di lavorazione e se vi piace anche questa tipologia di video. Vi aspetto come sempre nei commenti, ciao!